La natura compone senza errore. Qui tutto è al proprio posto. Perché discutere dinanzi alla perfezione? La perfezione è il cammino, non la meta. E chi giunge su questo piano cercando scorciatoie troverà solo silenzio, regole e il lento battito dell'ordine. Ordine non è solo teoria. Niente monete per la cena? Nessun problema. C'è un tetto da riparare. Forza ragazzi, al lavoro. 60 secondi per scoprire Arcadia. No! Samuel, questo non è il tuo format su TikTok. Siamo su YouTube e qui le cose vanno fatte a modo. Un po' più con calma. Va bene, è la 10ª volta che lo dico, ma lo dico un'altra volta. Bentornati su Zona GDR, io sono Samuel. Io sono Eddie. Io sono Christian. Non parliamo più. E non parliamo più. Abbiamo provato questa intro per circa 10 volte. No, è mia l'intro, la faccio io. Ok, di cosa parliamo? Parleremo dei piani positivi, buoni positivi, di cui vi ho accennato appunto nell'ultimo video di Bator. Sì, che non è un piano buono positivo, è un buono cattivissimo. Dove lo mettiamo qua sopra se volete recuperarlo. Ho detto che parleremo dei piani positivi, buoni. Comunque ragazzi, detto questo direi che è il momento di iniziare perché abbiamo perso anche fin troppo tempo, all'incirca un'ora per registrare questa intro. Quindi, chi inizia ragazzi? Tutti assieme. 3, 2, 1. Cominciamo. Si comincia. Ma come? Io dico cominciamo, voi dite si comincia. Rifacciamo sta cosa? Aspetta, non avete stoppato? No. Ok, 3, 2, 1. Cominciamo. Si comincia. Ma sei cretino? Raga, scandalo però, 3, 2, 1. Benvenuti nella terra della perfezione, il luogo dove le leggi vengono create per il bene comune, il piano dove nasce l'armonia. Arcadia è un rigoglioso reame di alberi perfettamente allineati, corsi d'acqua scavati in linea retta, campi ordinati, strade armoniose e città dalla planimetria geometricamente regolare e piacevole. Curiosamente è un piano che ospita una vasta varietà di animali pacifici come pecore argentate, volpi dorate e ogni tipo, anche gigante, di insetto organizzato come formiche, coleotteri e api. I supplicanti, di cui abbiamo già parlato per esteso in video precedenti che vi lascio a schermo adesso, su Arcadia vengono chiamati Einherjar e hanno un aspetto molto simile alla loro precedente vita, ma appaiono più robusti e in salute. Sono tutti fanaticamente devoti al bene comune, hanno la capacità di individuare l'allineamento di chiunque entri nel piano e quindi lo pattugliano. Se trovano esseri caotici o neutrali buoni, si assicurano che essi non facciano troppo rumore, tollerandoli finché seguono le leggi del piano. I neutrali puri vengono invitati a sbrigare in fretta i loro affari e andarsene, i malvagi vengono attaccati senza pietà. Gli alberi di Arcadia sono esemplari meravigliosi, crescono in foreste perfette o frutteti rigogliosi. Le loro foglie non cadono mai, pur cambiando colore a seconda delle stagioni. I frutti sono sempre maturi e si dice che abbiano proprietà magiche. La notte e il giorno qui vengono determinati dalla sfera del giorno e della notte, che si trova in cima al picco più alto di Arcadia. Metà della sfera emana luce diurna, l'altra invece è oscura. E quindi questa sfera ruota regolarmente senza mai sbagliare, illuminando metà del piano infinito, mentre l'altra metà viene ammantata da un'oscurità naturale. Quindi il giorno e la notte sono governati da una sfera, mentre il clima è governato da 4 semidei alleati, chiamati i re delle tempeste, il re delle nuvole, il re dei fulmini, la regina del vento e la regina della pioggia. Quando agiscono singolarmente o in coppia, i re delle tempeste producono un tempo atmosferico normale. Quando agiscono in gruppi di 3 o tutti insieme, generano le vere e autentiche tempeste. E i re della tempesta vivono in cittadelle distribuite uniformemente attorno all'orbita del giorno e della notte. Quando le tempeste più violente si abbattono sul piano, gli Einherjar diventano irrequieti e danno la caccia con ancora più veemenza agli intrusi, che hanno sicuramente turbato la perfetta armonia dei piani arcadici. Il primo strato di Arcadia si chiama Abellio. Esso è quasi tutto in pianura, con foreste, laghi, campi e fiumi. Vi sono santuari dedicati a eroi e a divinità, e una colonia pacifica di Formian, che non sono presenti in quinta edizione, creature che sono una fusione tra centauri e formiche. Essi si trovano per lo più nella grande città alveare di Mandibol, differente da molte altre simili perché si sviluppa molto in superficie. Vi è inoltre un monte nanico, il monte Clangedin, eretto in onore del grande eroe nanico Clandegin Barbargentea, divenuto poi il patrono della battaglia nel Mordis Samman, ovvero il Pantheon nanico. Al suo interno enormi fucine e sale da festa che offrono ristoro e divertimento a tutti i visitatori. Qui sono presenti i migliori fabbri di tutto il multiverso. Se sei in cerca di un'arma magica leggendaria, questi nani sono in grado di realizzarla alla perfezione.
Il secondo strato, Bruxenos, geograficamente è molto simile al primo. È descritto come una distesa di prati ordinati e laghi perfettamente circolari. Tuttavia è anche lo strato più vicino ai piani inferiori ed è quindi ritenuto il primo fronte di difesa dalla guerra sanguinosa e dalle incursioni esterne. Il suo popolo crede che il miglior modo di difendersi sia l'attacco e le marche di Bruxenos sono perennemente occupate da guerrieri che si esercitano nel combattimento. Come se non bastasse, è diventato anche il campo di raduno degli abitanti di Arcadia che intendono recuperare con un'incursione ideologica lo strato di Menausos, che è emigrato da Arcadia a Mechanus, ovvero il reame di ingranaggi della legge suprema. In origine, infatti, Arcadia aveva 3 strati. Come possa avvenire questa ipotetica liberazione è ignoto a tutti. E per finire, a Bruxenos vi è una setta di supplicanti guerrieri chiamati gli Armonici. Anche se le loro intenzioni sembrano buone, costoro sembrano fare più danni che altro con i loro campi di riaddestramento. Questo gruppo, infatti, indottrina mortali caotici prelevati dal piano materiale alla legge pura, nel tentativo di cambiare la loro identità spirituale. Questo, a detta di molti, starebbe provocando il lento spostamento di Bruxenos da Arcadia verso Mechanus, così come è successo precedentemente con Menausus. Per concludere, ordine, legge e perfezione. Questi sono i principali attributi di questo straordinario piano di esistenza, ma come abbiamo visto, in un qualche modo, il perseguire così tanto la legge può portare verso il legale puro di Mechanus. L'unica grande montagna di Celestia sorge dalle acque di un mare d'argento d'acqua santa per raggiungere altezze inverosimili e non percepibili. Qui governano la giustizia, la dolcezza, l'ordine, la grazia celestiale e la pietà. Qui occhi attenti scrutano dall'alto le mosse del male in tutte le sue forme. Qui ogni cosa è splendida. I 7 cieli ascendenti sono la dimora planare per le anime mortali che hanno dimostrato gentilezza e compassione e per le loro creature amiche. Supplicanti di ogni forma percorrono i suoi strati, uno dopo l'altro, fino a raggiungere l'altezza finale della città celestiale. E da lassù per raggiungere il cielo illuminato. Il loro obiettivo è ascendere i vari strati ed evolversi in un tipo di supplicante più glorioso. Celestia ospita creature celestiali buone come gli Asimar, i Deva, i Solar e i Planetar. I residenti sono detti arconti. I più comuni sono i cosiddetti arconti lanterna, che rispetto ai supplicanti di altri piani sono più potenti e hanno più conoscenza. Essi appaiono come sfere di luce fluttuanti che brillano come una torcia. Bahamut, il dio dei draghi metallici, dimora qui, assieme a Moradin, il dio nanico, Yondalla, la dea degli Halfling, Helm, il dio della protezione, il Mater, il dio dei martiri, Tyr, il dio della giustizia, e Torm, il dio del dovere. Iniziamo ora a parlare dei 7 strati di cui è composto Monte Celestia. Il primo, il più basso, è l'Unia, detto il cielo argenteo. Qui si aprono i portali provenienti da altri piani. Essa è costituita da coste che s'affacciano sul mare d'argento, con le sue onde dal colore del vino. Il mare d'argento è privo di sale, il cielo di Lunia è buio, ma costellato da stelle argentee. Qui sulla costa si ergono numerose cittadelle in pietra bianca levigata. Vi è inoltre il castello di un mago caotico malvagio intenzionato a percorrere le vie del bene, il cui nome è Malevich. Il secondo strato è Mercuria, il cielo dorato. Qui una luce dorata pervade ogni cosa. I declivi sono dolci, le valli rigogliose e i fiumi scorrono veloci. Tombe e mausolei maestosi concedono il riposo eterno a eroi valorosi. Qui vi è il palazzo di Bahamut, il drago di platino. Le finestre del palazzo non sono altro che gemme incastonate nell'oro e nell'argento, le pareti rivestite di rame e giada, i pavimenti ricoperti da mitral lavorato. Al suo interno 7 grandi dragoni accudiscono Bahamut in mezzo a un tesoro accumulato nel corso dei secoli e alle ossa di migliaia di ladri che hanno provato a sottrarglielo. Il terzo cielo ascendente è Venia, il cielo perlaceo. I suoi pendii sono talvolta ricoperti di neve e i fiumi di ghiaccio. Vi è un lago montano benedetto detto lago di vetro. Quando i credenti gettano offerte in questo lago, una luce emerge dalle sue profondità, garantendo una profezia all'anima o punendola se l'offerta non è sincera. Qui risiede la divinità Halfling Yondalla e per questo
I campi sono sempre verdi e fertili. Poi abbiamo Solania, il cielo di cristallo. Nebbie luminescenti e fragranze rigeneranti avvolgono le sue vallate. I picchi di Solania ospitano monasteri, cattedrali e santuari, destinazione di molti pellegrini interplanari in cerca di risposte sull'amore, sul dolore e sulla creazione. In profondi tunnel è scavata la dimora sacra nanica di Erachinor. Coloro tra i supplicanti nani che vi entrano e fanno ritorno parlano con toni riverenti di lavorazione in pietra e artigianato che supera ogni opera che un nano potrebbe aver visto sul piano materiale. Poi abbiamo Mertion, il cielo di platino. Le sue cittadelle sono la dimora di paladini, celestiali e altre creature legali buone. Empirea, la città delle anime temprate, sorge qui, sulle rive di un limpido lago di montagna. Si tratta di una sorta di Lourdes di D&D, in cui le molte fontane curative hanno capacità miracolose e qui risiedono i migliori guaritori e ospedali del multiverso. Il sesto cielo ascendente, il penultimo, è Yovar, il cielo scintillante. I suoi pendii sono disseminati di rubini e granati risplendenti di luce propria. Qui si erge Yetzira, la città celestiale. Essa è una ziggurat a 7 strati. Sul grado più basso della scalinata si trova il Tribunale delle Anime, dove gli arconti più potenti giudicano le virtù di quelli minori. L'ultimo è Cronias, il cielo illuminato. Esso è un mistero. Coloro che lo raggiungono non tornano mai indietro, per cui non vi è nessuna descrizione di quest'ultimo strato. Si dice che coloro che vi entrano vedono la propria bontà che si espande finché la loro essenza non si fonde con Celestia stessa. Se invece le anime sono malvagie, la loro esistenza viene soppressa, cancellata per sempre dal multiverso. Bitopia, anche detto Paradisi Gemelli, è unico tra tutti i piani esterni, in quanto le superfici dei suoi 2 strati sono rivolte l'una verso l'altra. Provate a immaginarle come 2 copertine interne di un libro chiuso. Infatti, guardando verso l'alto da Dotion, lo strato all'insù del piano, un viaggiatore può vedere Shurrock, l'altro strato, e viceversa. Ogni strato è un mondo ideale. Per esempio, Dotion è una terra pastorale e mite, mentre Shurrock una terra di foreste e natura allo stato selvaggio. La filosofia del piano è in entrambi gli strati quella della realizzazione personale attraverso l'interazione sociale, mentre per spostarsi da uno strato all'altro bisogna scalare montagne oppure volare tra il cielo che divide i 2 strati. In generale le creature più miti vivono su Dotion, mentre le bestie più selvagge su Shurrock. Molte delle creature che vagano per Bitopia sono versioni celestiali degli animali e delle bestie che abitano sul piano materiale. Non a caso, infatti, qui sono presenti molti Guardinal. Ehi, l'ho vista quella faccia, tu non sai cosa sono i Guardinal? Beh, è perché non hai visto il nostro video sull'Elysium, lo trovi qua in alto a destra, recuperalo. Ma adesso ritorniamo a noi. La divinità principale di Bitopia è Garl Glittergold, ovvero il dio degli gnomi, assistito da un'intera comunità di altre divinità gnomiche. Secondo un'antica leggenda, il dio Garl creò le prime razze gnomiche in una caverna colma di gemme preziose. Si dice che soffiò su queste pietre, dando vita a 3 popoli distinti. Dagli intensi rubini nacquero gli gnomi delle profondità, dai purissimi diamanti gli gnomi delle rocce e dagli splendidi smeraldi presero forma gli gnomi delle foreste. Garl è una divinità che pone la cooperazione tra gli gnomi sopra ogni altra cosa. Sa bene che l'astuzia, gli scherzi e le illusioni possono essere validissimi strumenti in battaglia, specialmente quando manca la forza fisica. Per questo spesso si diverte a rubare oggetti magici creati con intenti malvagi per poi usarli contro gli stessi creatori. Insomma, è famoso per essere un irresistibile briccone, vantandosi di possedere la più grande collezione di scherzi dell'intero multiverso. Tutti i supplicanti, ovvero le anime dei trapassati che arrivano su Bitopia, assumono l'aspetto di gnomi indipendentemente da quella che fosse la loro razza nel piano materiale. Che fossero mezzorchi, tiefling o altro, qui diventano parte di un'unica comunità. Qui continuano a vivere proprio come facevano nel mondo materiale, curiosi, soddisfatti del proprio lavoro e con uno spiccato senso dell'umorismo e della collaborazione. A differenza degli altri piani, come l'Elysium, qui il senso di comunità è veramente molto forte. Generalmente gli abitanti si stabiliscono sullo strato chiamato Dotion, recandosi su Shurrock solo quando sono alla ricerca di sfide e avventure. Entrambi gli strati condividono lo stesso ciclo giorno-notte, anche se non esiste una luna. Infatti la luce proviene dal confine tra i 2 paradisi gemelli e le stelle non sono altro che falò e luci provenienti dal lato opposto. Detto questo, Dotion è chiaramente lo strato più popolato ed è un luogo pacifico e domestico con campi coltivati, fattorie, boschi e foreste
rigogliose e ben ordinate. Qui i supplicanti allevano pecore argentate e agnelli dal vello d'oro, costruiscono mulini ad acqua e vivono in città prive di mura, piene di negozi e officine artigianali. Questo è lo strato perfetto per chi ama la serenità e una vita semplice. Infatti è proprio qui, tra le splendide colline dorate, che Garl Glittergold governa insieme alla sua corte. E una piccola curiosità, tutta la vita animale e vegetale di Dotion ha una leggera patina dorata, donando al paesaggio un'incantevole luminosità. Passando a Shurrock invece rappresenta il lato selvaggio di Bitopia. Qui il clima è ostile e imprevedibile, con estati secche e inverni durissimi. Piccoli villaggi protetti da mura sorgono intorno a fitte foreste, abitate dalle creature più potenti e pericolose del piano, comprese le versioni celestiali di bestie magiche di cui abbiamo parlato prima. Shurrock è dunque il luogo ideale per chi vuole mettersi alla prova, affrontare sfide estreme e dimostrare il proprio valore e la propria capacità di sopravvivenza. Bene, eccoci arrivati alla fine del video. Sono Christian, non ci sono quei due bastardi di Samuel e Eddie, li ho lasciati nell'intro a blaterare. Per concludere, abbiamo visto in questo video come esistano varie forme di bontà e di perfezione in questi piani esterni. Abbiamo visto le dimore delle divinità stesse. Abbiamo scoperto anche che il mare attorno a Monte Celestia è del colore del vino. Interessante, no? Scherzi a parte, grazie per aver guardato il video fino a questo punto. Nel prossimo andremo a visionare gli infiniti strati dell'abisso, con un intro abbastanza piccante, quindi vi suggerirei di non perdervelo. Dalla zona è tutto, alla prossima!